ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi, vabbè, per chi non lo sapesse, mi sono fatta male al dito, è saltata l'unghia, mentre facevo le pulizie di primavera, tagliate tutte, grandi cambiamenti e ma oh meraviglia. Tra l'altro questa cosa mi sono messa, poi non lo so, perché ho messo la cremina che non voglio che prendere, vabbè. Insomma, a parte questo, e ma oh meraviglia, allora, oggi facciamo un video che schiaffeggia, che schiaffeggia forte, ispirato da una nostra sorella maestra, tra l'altro, che mi ha chiesto di fare proprio questo video. Ed è una grande maestra, la nostra sorella. Allora, lei ci chiede questo. Qual è il messaggio mistico e autentico che si cela dentro il labirinto dell'illusione della tossicità? Quale potente forza mi sta guidando nel cammino dentro il viaggio ctonio? A parte il mio dito. Cioè, è un video che schiaffeggerà, no? È un video potente, è un video importante che fa fare i clicconi. Allora, l'ho strutturato in 3 atti. Andiamo a fare questo viaggio straordinario, ispirato. Ci connetteremo con tutte le forze della natura, col mio amante mistico e con il mio daimon, che è la stessa cosa, e con l'anima del mondo. Perché quello che stiamo vivendo in questo periodo storico, chiamato Kali Yuga, è il periodo più oscuro dell'umanità. Era scritto anche nei Linga Purana, che sono testi antichissimi, che sarebbe arrivato il momento in cui l'umanità ci sarebbe stata una violenza disarmante, e questo lo vediamo quotidianamente. Ci sarebbero state, sarebbe stata la menzogna al potere e tutto ciò che ha a che fare con l'oscurità più profonda, no? L'oscurità da dove viene? La tossicità, no? Da dove viene? Dalla necessità della mente razionale di avere il controllo e il potere sugli dei, sugli eventi, sulla vita, ma la vita è magia, non è controllabile. Quindi tutto ciò che facciamo in virtù di una gestione della mente, tutto ciò che scegliamo, tutto ciò che viviamo, inconsciamente noi lo facciamo seguendo i parametri razionali. Il problema della tossicità sta lì. Nulla è tossico, nulla è oscuro finché non lo illumini. Quindi in questo momento storico la nostra sorella con questo video, con questa richiesta, si fa portavoce del momento storico in cui si trova l'umanità, no? Che attraverso noi cosa facciamo? Le relazioni riusciamo a illuminare e a trasformare la nostra vita. Allora ho preparato questa struttura in 3 atti. Primo atto, il labirinto non è un errore, ma è un portale iniziatico. E quindi andiamo a vedere il volto dell'illusione. Cosa ti ha fatto credere che fossi in trappola? Perché è sempre la mente. La funzione sacra della relazione, qual è il dono nascosto in questa dinamica? Nell'atto secondo andremo a vedere il viaggio ctonio, cioè allearsi con le emozioni, quelle più forti, più dolorose, attraversare il labirinto, che poi il dolore, come vi insegno sempre, non arriva per farci soffrire, ma arriva per farci espandere. Allora che fa la mente razionale in questo momento del Kali Yuga, che vuole avere il controllo e quindi tutto ciò che è fuori il suo controllo, cioè tutto ciò che è più forte, quindi è l'anima, che si nutre delle emozioni quelle più forti che la mente giudica negative e dolorose, allora cosa fa? Siccome non può avere il controllo sulle emozioni, le relega nell'ombra, è negativo quello, dice, è negativo, no? E quindi il dolore, quando noi riusciamo a stare in quella forza così, in quella forza così forte, appunto, quando riusciamo a stare anche un pezzettino in più rispetto a come riusciamo a stare il giorno prima, che sia fisico, che sia psichico,
allora noi abbiamo fatto un grande passone avanti, perché è come se avessimo permesso alla nostra coscienza di spaccare una parte della diga della mente e far entrare informazioni, idee. Le idee sono gli dei. Dio è un'idea dell'uomo. Gli dei, o come vogliamo chiamarlo, se abbiamo una visione più laica la chiameremo istinto, se abbiamo una visione più spirituale la chiameremo Dio o dei. Fatto sta che è Satchitananda, quello è Dio, che è una forza inarrestabile, è il vuoto cosmico, come si chiama nel buddismo. Il vuoto che non significa nulla, ma è energia da cui tutti i fenomeni hanno origine, cioè le immagini, no? Quello che viviamo. Anche l'immagine di nascita e di morte è un'immagine dell'anima, non è reale. Quindi, allora, senza andare troppo in là, il dolore è una forza animica che arriva per spaccare la rigidità della mente e farti espandere. Quindi non esiste niente di tossico in sé, ma la tossicità è relativa soprattutto all'attaccamento, alla resistenza che la mente razionale vuole avere nel controllare gli eventi, nel controllare le emozioni. Ecco perché la nostra sorella scrive: qual è il messaggio autentico dietro il labirinto dell'illusione della tossicità? Poi andiamo a vedere quindi il potere nascosto, la trasformazione richiesta. Nell'atto terzo vediamo la forza che ti guida e come obiettivo andiamo a rivelare l'amante mistico e il daimon come cammino iniziatico. Quindi la guida invisibile, la lezione evolutiva e il dono finale. Allora, ho preparato delle carte, però non so se metterò queste. Io mi connetto con l'anima mundi, che è l'anima del mondo, che si individualizza in ognuno di noi, affinché possiamo avere una visione che ci libera, che ci dà visione, consapevolezza, presenza, libertà e gioia. Sat Chit Ananda. La coscienza, l'esistenza è gioia. Che tutto in te sia gioia. Questa è la tua meta. E alla luce di questo andiamo a disvelare la realtà delle cose. Allora, mettiamoci lo scrivino qua. Partiamo da queste. Amante mistico, forse la natura, gli dei, dateci la visione. Nel labirinto dell'amore oscuro, il messaggio mistico della tossicità è la forza che ti sta iniziando. Atto primo. Il volto dell'illusione. Cosa ti ha fatto credere che tu fossi in trappola? Il dolore, il tre di spade. Cosa ti ha fatto credere che tu fossi in trappola? Noi non stiamo male quando il cuore viene ferito, viene ferita la corazza che la mente razionale crea sul cuore. Una tristezza profondissima che non è relativa alla relazione che hai vissuto che ti ha fatto male, ma è relativa a qualcosa di molto più antico, a quando la mente ha voluto mettere da parte il cuore. E allora tutte le immagini che abbiamo vissuto erano proprio relative
le immagini di vita che abbiamo vissuto, ci hanno fatto vedere quanta poca considerazione abbiamo dato al vero sentire dell'anima, al cuore. La mancanza non è assenza, ma è invisibilità. L'invisibilità è il divino, tutto ciò che ci resta da conoscere è il divino. Il divino è inconoscibile, ma si può conoscere attraverso i veicoli, che sono le persone, gli eventi di cui il divino si traveste e si fa conoscere attraverso le persone e gli eventi. Quindi ti ha fatto credere di essere in trappola l'illusione della perdita, l'illusione di una ferita, ma quella ferita era sulla corazza del cuore, non sul cuore. Il cuore, quando sentiamo quel dolore al petto, quando siamo stati male, quel dolore al petto non è il cuore che ti fa male, ma è la corazza che c'è sul cuore che si sgretola, che si spacca per far parlare il cuore. È come se il cuore fosse chiuso all'interno di una... sai, le segrete del castello? E quando sentiamo il dolore si sta spaccando quella segreta lì per farlo uscire. Quindi ciò che vedi come ferita è in realtà uno specchio del tuo cuore che si apre. È l'archetipo che ti ricorda ogni lama, ogni freccia scagliata dal mondo esterno ti invita a riconoscere dove ti eri dimenticata di te stessa. La tossicità che hai vissuto non è il nemico, ma il custode del passaggio. Ti mostra quali muri interiori far cadere, quali verità guardare senza paura. Allora immagina nella segreta dove c'è il tuo cuore, immagina ogni freccia che colpisce questa impalcatura e si trasforma in luce. Ed è come se questa luce ti aprisse un varco nel labirinto dell'anima o nella diga della mente. Ok. Qual è la funzione sacra della relazione? Qual è il dono nascosto in questa dinamica? L'amore. La funzione sacra della relazione, il dono nascosto in questa dinamica è il re di coppe. Amare senza paura. Il re di coppe è un archetipo molto potente, è colui che ha vissuto le proprie emozioni, si è lasciato travolgere, ne ha fatto l'esperienza, è stato nell'oscurità delle proprie emozioni, nella parte più ctonia, sotterranea. È un'educazione all'amore, un'educazione a far venire fuori il cuore e a non contrarlo e a non cingerlo in una morsa di controllo. La funzione sacra della relazione è raggiungere un'adultità animica. Cosa vuol dire? Le emozioni sono potenti alleati, sono il nutrimento dell'anima. Allora noi quando ci nutriamo di dolce tristezza, dolce malinconia, anche di rabbia, stiamo dando nutrimento all'anima che in questo momento storico del Kali Yuga è affamata. Perché quando noi agiamo in conformità di calcolo, di mente, agiamo come degli automi e quindi perdiamo la creatività. Senza creatività non c'è vita, siamo delle macchine. E di conseguenza il ruolo salvifico della relazione è farti avere creatività e prosperità emozionale. La prosperità emozionale, che è l'alleanza con le proprie emozioni, determina la creatività.
Soltanto con questo dolore tu puoi realizzare un amante, l'amante mistico, l'amante invisibile, dalla forma invisibile alla forma visibile. Quindi nella manifestazione di una persona che ha una maturità animica che corrisponde alla tua, ma tu dovevi rompere le catene, le barriere sul cuore per poterlo realizzare. Ogni parola, ogni gesto, ogni dolore ricevuto è stato un insegnamento su come amare senza più perdersi, senza più diventarne vittime, su come nutrire le emozioni che prima ti spaventavano. È quello che state facendo migliaia di voi insieme a me col cammino sciamanico. La tossicità che sembrava veleno era in realtà un laboratorio del cuore. Ti ha insegnato la maestria emotiva, la compassione per te stessa e per gli altri e la capacità di restare integra anche nel caos. Allora senti l'acqua del Re di Coppe scorrerti dentro il tuo cuore, lavando ogni giudizio sulla relazione e trasformando il dolore in insegnamento sacro. Wow. L'altra persona in realtà, allora qua ci sei tu, facciamo così, che tu sia uomo o donna non importa. Lei sta guardando il suo dolore, no? E qua c'è una persona che ti dà la coppa. Lei percepisce che l'ha lasciato, è sola, invece è qui che ti dà la coppa. L'altra persona è il veicolo dell'amante mistico affinché tu possa amare davvero. E l'illusione era che quella persona era sempre il tuo amante mistico, che ti ama più di ogni altra cosa. Ed è proprio dietro di te, è sempre dietro di te, è sempre accanto a te, è sempre in te. Atto secondo, il viaggio ctonio. La ferita che si è attivata. Quale divinità ctonia si è manifestata attraverso questa relazione? Cioè, io rimango sbalordita ogni volta. Regina di coppe, la sciamana delle emozioni. La regina di coppe chi è? Persefone. Persefone è sposa di Ade, dio degli inferi, affinché tu fossi regina dei tuoi inferi o re dei tuoi inferi, sciamana delle emozioni, sciamano, affinché potessi sentire l'altro dentro di te, ma non con la mente, con le emozioni. Si è manifestata, la ferita attivata è quella di anche salvatore salvato. Quindi attraverso la relazione salvatore-salvato, magari tu cercavi di salvare l'altro, no? O viceversa, relazione salvatore-salvato, dove io ti salvo perché fondamentalmente sono io che devo salvare me stessa. Sono io che devo salvare me stessa e quindi attraverso di te vedo le mie ferite e cercando di salvarti sto praticamente salvando me stessa. Però se poi tu te ne vai, tu che mi dai la più grande lezione per salvarmi, allora tutto quello che ho imparato attraverso questa relazione lo devo riportare a me. Io ti do, la regina di coppe è colei che dà oltremodo.
Ma essendo qua la ferita, l'abbandono che poi riceve la regina di coppe la porta a essere vittima delle proprie emozioni. Vittima cosa vuol dire? Il mondo mi crolla addosso e quindi non so navigare nelle mie emozioni e soprattutto le voglio gestire, le voglio analizzare. La regina di coppe ci insegna che analizzare le emozioni significa farti travolgere, farti distruggere. Ogni lacrima, ogni ferita che sanguina, ti chiede questo. Vuoi finalmente riconoscere e abbracciare te stessa nella totalità del tuo cuore? Cioè vuoi accettarti totalmente? Uketamo. E qua mi viene in mente la meditazione voglio essere selvaggia e bellissima o per incarnare la bellezza totale che trovate sempre sul canale. Perché qua come puoi essere nella totalità del tuo cuore? Alleandoti con lui, con il cuore, come faresti con l'amante mistico, perché sono le emozioni il tuo cuore e lì dentro trovi la chiave della tua trasformazione. Sii presente a ciò che provi, mettendo proprio la mano sulle mani sul cuore. So che sto provando questo, so che sto provando quest'altro, so che. Sii consapevole dell'emozione. Ok. Qual è il potere nascosto? Quale forza evolutiva si cela dietro il dolore? La capacità di aprirsi a veramente opportunità nuove. Paggio di denari. Perché il paggio di denari ti dice che ogni difficoltà, ogni dolore, ogni relazione vissuta con quella tossicità è una scuola di pazienza e di attenzione. È una terra fertile per il seme della tua autonomia e del tuo valore. Ciò che sembrava perdita o confusione, in realtà è preparazione. Sta formando le tue mani e il tuo cuore a costruire la vita che scegli, a discernere con saggezza chi merita il tuo amore e chi non fa parte della tua evoluzione. Cioè questo piccolo paggio è proprio il custode del tuo apprendistato. Ti insegna che, come il pane che hai in mano, no? Ogni ferita è nutrimento, cioè il pane. Ogni inganno è un'occasione per affinare il tuo discernimento e la tua stabilità interiore. Perché come se questo paggio ti desse dei semi dorati, no? E ogni seme è un frammento della tua forza nascosta, pronto a fiorire quando sarà il momento giusto. E guardate che carte stanno uscendo. Dietro una ferita si realizza il sentirsi con il proprio amante mistico, che sia uomo o donna non importa, è ciò che accende il tuo immaginario erotico, no? E poter creare. La relazione sana è quando tu inizi a sentire il tuo cuore, senza bisogno di confonderti, senza bisogno di analizzare, solo sentire, Re Regina di Coppe, solo sentire, solo sentire, solo sentire. E questo genera inizi nuovi, belli, fertili, sani. La tossicità che vedi nell'altro sono le zone oscure che tu devi illuminare di te.
che portano a frutto. Vediamo qual è la trasformazione richiesta, quale cambiamento interiore è necessario per uscire più forte. Danza, non giudicare, danza, 2 di denari. Imparare a danzare nel caos senza perdere te stessa o te stesso. Fatevi, chi ha fatto le masterclass con me, il rituale delle 7 leggi dell'amore tante volte, quando pensate alla relazione, cioè chi invece fa il percorso sciamanico con me sul canale, la danza del piacere, tante volte, la danza del piacere. Perché il 2 denari mostra il gioco costante tra opposti, no? Stabilità, instabilità, attaccamento, libertà, desiderio, distacco. La relazione tossica ti ha chiesto proprio questo, muoverti con grazia tra le sfide, trovare il ritmo interiore che ti permette di restare integra mentre il mondo esterno è in tempesta. Quindi questa carta ti invita a trasformare la tua elasticità emotiva in forza sacra, a gestire il dare, l'avere, il lasciare andare, il raccogliere, come proprio una vera maestra, un vero maestro del tuo destino animico. La danza del piacere, perché la vita è danza, la vita è danza, la vita non è controllo, la vita è danza. Continuiamo. Atto terzo. La forza che ti guida. Rivelare l'amante mistico, il daimon, il cammino iniziatico. La guida invisibile, chi o cosa ti guida nel cammino ctonio, sotterraneo, invisibile. Non ti accontenti più. 4 di coppe. Non ti accontenti più. Potresti sentirti un po' apatica, un po' apatico, un po' demotivata, no? Però ti stanno guidando tutti gli spiriti della natura nell'elevare la tua vibrazione, nel non accontentarti più del modo in cui la tua mente razionale ti ha fatto amare fino a questo momento. È come se tu dicessi: voglio di più, voglio vivere pienamente. E che cosa significa vivere pienamente se non sentire pienamente le emozioni? Non voglio più vivere a metà. Vivere a metà significa precluderti la possibilità di andare oltre il dolore, sentire tutto e vivere intensamente la propria vita, i propri istanti. Non mi accontento più, voglio vivere pienamente. Cosa implica questo vivere pienamente? Sento tutto quello che devo sentire, perché più sento nell'emozione sotterranea, ctonia, più sentirò gioie inenarrabili. Vi ricordate l'asticella? Te la faccio col pollicino, visto che... Allora, più senti nell'emozione sotterranea, più sperimenterai gioie inenarrabili. Meno vuoi sentire con l'analisi, do colpa all'altro, eccetera, meno gioia sentirai. Anche se tu non l'hai visto, il tuo daimon, che è il tuo spirito guida, che è l'amante mistico, che ti accompagna passo passo dentro quel labirinto, è sempre lì, è sempre lì.
perché è pronto sempre a mostrarti la sacralità di ciò che rifiuti o che ignori. Quindi il tuo amante mistico ti sta guidando a percepire la pienezza nascosta nel vuoto, l'amore che non arriva dagli altri, ma che cresce in te, nel riconoscere la tua sovranità emotiva e animica. Quella noia, il 4 di coppe anche la noia, no? Non mi accontento più. E allora cosa faccio? Mi vivo quel vuoto. Tutto me lo vivo. La divinità Sat Chittananda è gioia e allo stesso tempo è vuoto, la splendente vacuità del nulla, che non significa niente, significa energia dalla quale tutto ha origine. Allora ti sta invitando a guardare, a sentire quel vuoto, per poter generare. Qual è la lezione evolutiva? Cosa stai apprendendo a livello animico? Cosa stai apprendendo a livello animico? Il 2 di spade. Stai imparando a non scappare più dalle decisioni. Perché il 2 di spade ti insegna che la vera battaglia non è mai con l'altro, ma con il tuo stesso cuore, con la paura e il desiderio, con l'attaccamento e la libertà. Il 2 di spade ti insegna a sederti con l'ambivalenza. Dici, che vuol dire? A percepire i due lati di ogni esperienza. Percepire i due lati di ogni esperienza senza giudizio, senza analisi. Vedo questo e vedo quello. Bene, non giudico, non provo né attrazione né repulsione né per un aspetto né per l'altro. In quel mondo di sospensione di giudizio trovi l'armonia anche quando la mente vuole reagire, fuggire, analizzare o giudicare. Ogni scelta difficile, ogni sospensione emotiva è in realtà un rito, perché il tuo cuore sta imparando a diventare, non so se è corretto dire la parola tribunale, mi viene in mente tribunale e tempio insieme, cioè il tuo cuore sta imparando a diventare capace di discernere ciò che è autentico rispetto al velo dell'illusione. Cioè, immagino questa scena, qua c'è una roccia, no? Immagino questa scena. Sei seduta su una roccia sospesa tra due correnti opposte e stai respirando il conflitto fino a sentirlo trasformarsi in chiarezza interiore. Ogni respiro diventa un'iniziazione alla saggezza animica. Cioè, quando tu scegli una direzione, cosa vuol dire discernimento? Quando tu scegli una direzione, la scegli senza rabbia né fuga. Cioè, impari a guardare la realtà per quello che è, non filtrata né dalla paura o dalla frustrazione. Cioè, non scegli dallo spazio della paura o della frustrazione. Attraverso cosa lo fai? Con la pazienza interiore. Cioè, impari a rimanere calma anche nel dubbio. Questo è ciò che è la lezione evolutiva. Inizi a comprendere che il conflitto, cioè, è solo un invito a trovare la tua misura e la tua integrità.
è una grande lezione sottile. Sono concetti che possono essere capiti con la mente, però vanno compresi dal cuore. A volte i concetti molto sottili non vanno proprio capiti, vanno compresi, cioè porto con me, li comprendo, perché la mente non può afferrarli. Vediamo qual è il dono finale, chi diventi, qual è il frutto del viaggio che ti trasforma definitivamente, chi diventi. Cioè, è bellissimo, qua c'è un 3 di coppe, gioia, condivisione. Questo è magia pratica 15, l'amore incondizionato, attimo per attimo. Il 3 di coppe è la gioia, proprio la leggerezza. Chi diventi? La leggerezza. Passiamo dal 3 di spade al 3 di coppe. Chi diventi? Che prendi tutte queste emozioni. Quando tu inizi a vivere una vita piena, non ti accontenti più, senti il vuoto, ma non con rabbia, non con frustrazione. Anche nel dubbio sei serena, perché sai che quando tu devi fare qualcosa o devi scegliere, sceglierai con l'istinto risvegliato, grazie all'alleanza con le emozioni. Sono le emozioni che guidano i tuoi passi, quando le stai ad ascoltare. Quando ti fai guidare dalla mente provi frustrazione e gabbia. Allora, quando tu senti tutto questo, c'è una leggerezza tale col 3 di coppe che inizi a vedere anche coloro con i quali hai avuto relazioni tossiche da un'altra prospettiva di veicolo della tua anima all'interno del tuo disegno. È proprio l'anima che si rialza qua. Dopo aver attraversato il labirinto della tossicità, dopo aver stretto alleanza con le ferite, danzato tra i due opposti del 2 di spade, arrivi a questo dono finale che è la gioia di te stessa o di te stesso, completa, libera. Il 3 di coppe non è solo la socialità intesa, no, come la intendiamo, è la festività interiore, la celebrazione del cuore che ha saputo trasformare il dolore in luce, la ferita in saggezza, l'illusione in verità. Chi diventi adesso è un'anima che sa gioire anche nei silenzi, che sa creare cerchi sacri di connessione, amore autentico, che porta con sé la consapevolezza che ogni esperienza difficile era un seme di abbondanza interiore. E la tua rinascita non è solitaria, cioè diventa proprio un canto collettivo, una luce che tocca anche tutti gli altri. Un'invocazione di amore vero, integrità animica. Questa è la tua famiglia d'anima e le persone che incontri, cioè le persone che incontri rispondono sempre a come tu stai vibrando all'interno. Io ricordo di aver avuto delle scene assurde che i miei più cari amici mi dicevano: ma Francesca, come fai? Come fai? Come hai fatto? Non vi sto a dire adesso, però persone che venivano considerate reietti, messe al bando dalla società, ma anche persone anche di malavita, lo devo dire, ok? Quindi malavita intesa proprio a livello sociale in quel senso, ma proprio circostanze, persone e situazioni che veramente erano assurde per tutti. Niente, arrivavo io a un certo punto e queste persone veniva fuori un altro aspetto di queste persone. E io non me li ricorderò mai, ho due scene nella testa epiche, però non vi posso dire che non vi posso fare nomi. Epiche, dove a un certo punto questa persona si mise vicino a me piangendo, chiedendo perdono a Dio, chiedendo perdono, non sapeva perché aveva fatto determinate cose, cioè non si era mai verificata una cosa del genere. Parliamo di persone ehm, che non si erano mai viste in questo aspetto, va bene? Non ci si aspetterebbe mai da un boss, da qualcosa di, no? È che questo aspetto, no, però ci doveva parlare la Francesca un attimo, ma, ma io vi parlo di anni fa, non facevo tutto questo che faccio adesso, no? E il senso qual è? È che ogni persona
che hai davanti, si attiva qualcosa che tu sei all'interno e quindi non esiste una persona buona o una persona cattiva di per sé. È sempre quello che tu risvegli nell'altro, tu come inconscio, attenzione, non tu che magari sei una persona dentro irrisolta, ti confronti con una persona ehm, con un'altra persona irrisolta, verranno fuori gli irrisolti, anche se gli fai la bella faccia, gli fai il sorriso a quella persona, ma dentro sei irrisolta, non sei nell'autenticità, non vedrai quel risultato. Quindi, verità autentica mi sta dicendo questa lettura. E quello ti rialzi con questa bellissima aurea, capito? Anche se stai in silenzio, tu produci negli altri questa vibrazione gioiosa, anche se stai in silenzio, perché sono i tuoi tratti somatici. Tu lo esprimi, mi spiego. Cioè, questo tre di coppe è proprio emblematico, cioè, veramente tre di spade, tre di coppe. Mi fa venire in mente quello che diceva anche il Buddha. Allora, il Buddha in sé osservò la vita e vide che era piena di dolore, di insoddisfazione, di precarietà, instabilità. Non so se ti viene in mente, non mi ricordo com'era la canzone di, non so di chi era, Malinconia latente nei giorni più felici. Di chi era quella canzone? Forse Sabato Italiano. Vabbè, insomma, Caputo. No, non era Sergio. Vabbè, hai capito qual è il senso è questo? Sai quando sei così felice e a un certo punto c'è una malinconia latente, no? È proprio quello che diceva il Buddha, anche quando c'è qualcosa di bello, c'è sempre una piccola paura sotto. Cioè c'è sempre sotto la paura che quella cosa bella finisce, tre di spade. Ed è proprio qui, quando abbiamo paura che quella cosa bella finisce, che nasce la sofferenza. Come vi insegno sempre, la sofferenza non nasce dagli eventi della vita in sé, che sono enti, entità, spiriti, ma dal nostro attaccamento agli eventi, dal nostro attaccamento alla sofferenza. Cioè, noi vogliamo che le cose restino, che l'amore resti, la giovinezza resti, che la sicurezza resti, ma il Buddha dice che tutto ciò che nasce cambia. Pantarei, tutto scorre. E allora qual è la via? La via non è trattenere la vita, ma imparare a lasciarla scorrere. Quando smetti di aggrapparti a quella sofferenza, a quello che c'è, non è facile, non è facile. Ma non a caso poi il Buddha stesso diceva la gioia vera, la libertà vera è per pochi, per chi fa un cammino di vera, profonda consapevolezza con un empirismo radicale della spiritualità. Quindi la via è imparare a lasciare scorrere. Quando smetti di aggrapparti a quella sofferenza, a quell'evento, succede qualcosa di incredibile, che la vita diventa più leggera, tre di coppe. E la gioia arriva, ma non perché l'hai cercata a tutti i costi, piuttosto arriva perché non hai più paura di perderla. Quindi il Buddha non parlava di questa felicità, no, tanto sbandierata, ma il Buddha promette qualcosa di più raro, di più forte. Una mente libera. Quando la mente è libera, anche il dolore perde il suo potere. Tre di coppe. E non lo vedi più come un attaccamento poi alla sofferenza. Voglio vedere una cosa adesso. Sefirion. Cosa ci dicono? Cosa ci raccontano in merito a tutto quello che abbiamo detto? La libertà è molto più della felicità, perché la libertà è la libertà dalle gabbie mentali, dalle gabbie del controllo, del giudizio, dell'analisi, del potere sugli eventi.
quando queste, grazie alle emozioni, re regina di coppe, tu le spacchi, il controllo, ometti il giudizio, non giudico l'emozione, non giudico l'evento, non giudico quel momento, resto nella consapevolezza presente, nel cammino presente, che è il cammino del Satipattana, l'attenzione cosciente al momento, al respiro, senza pensare a ieri, senza pensare a domani, resto lì con quello che è, con quello che c'è, allora in questo modo si esprime la libertà. La libertà è la gioia imperitura, che è molto più della felicità. È una gioia interiore, che non è più suscettibile dalle fluttuazioni esterne, perché la vita è gioia. Sat Chit Ananda, che tutto in te sia gioia, questa è la tua meta, come diceva il grande Sri Aurobindo, che è anche una delle potenti formule psichiche. Vediamo. La luce splendente del vuoto, la vacuità, il regno della chiara luce, guarda come finisce. Boom, 3 di coppe col regno della chiara luce. Sapete, no, che i Sefirion partiamo dal regno egregorico, questo 3 di spade, attraversiamo l'ombra e arriviamo alla luce della libertà, della consapevolezza. Vediamo a quale carta corrisponde il regno della chiara luce. Sul dono finale, Non ci posso credere. Cioè, ho preso dimensione uranica, ma scusa, ho battuto. Cioè, mi puoi ribattere. Avevo messo. Aspetta. Ah, va bene, però aspetta, perché c'è un segno qua. E devo prendere le carte della dimensione uranica, significa. Bene, aspetta. Vediamo. Carte della dimensione uranica. 1, 2, 3, 4, 5. E dopo ci vediamo il regno della chiara luce. Significa che il regno della chiara luce, come se fossero stati integrati tutti questi aspetti, però riconosciuti. Vediamo un po' sul regno della chiara luce con la dimensione uranica. Di esseri cosmici, connessione, la grande fratellanza e sorellanza universale, 3 di coppe, sorellanza e fratellanza, non sei sola, non sei solo in questo cammino, ti rendi conto? Perché tutti gli esseri di luce, gli spiriti della natura, le forze invisibili, tutti stanno contribuendo nel far emergere tutto questo potenziale, e la connessione che noi attiviamo con la nostra famiglia, il nostro Sangha, è di supporto a migliaia di anime nel mondo. Mi spiego? Quindi volevano mettere l'attenzione su questo. Sat Chit Ananda, la vita è gioia, è gioia, è gioia, è gioia, è solo la mente il più grande nemico che noi dobbiamo portare al servizio di questa gioia. La vita è gioia, quindi libertà. Noi auspichiamo alla libertà, a questa leggerezza. E vediamo qual è la carta del regno della chiara luce. Comprendere tutto questo. Comprensione, forma, vita, madre. E di nuovo sulla regina di coppe. Sai accogliere, sii disponibile e sempre aperto al possibile. Vastità, sincronicità. Allora, la perfetta realizzazione di questa leggerezza, grazie alla tossicità vissuta, porta all'integrazione della ferita che si era attivata. Cioè,
il femminile, il femminile. Chi è il femminile? La regina di coppe rinsavita, cioè la sciamana delle emozioni. Persefone, colei che crea con il regno invisibile, fede nel mistero, calma, pazienza, potere. Sono potente perché sono paziente. Wow. E quindi capiamo che guardando il labirinto e tornando alla domanda, no? Come abbiamo aperto questo video, se guardiamo il labirinto della tossicità con gli occhi dell'anima, capiamo che ogni dolore, ogni tradimento, ogni attesa infranta era un messaggio del tuo cuore più profondo. Il fatto che tu abbia incontrato una persona o più persone con queste dinamiche, ognuna ti ha chiamata a guardare dentro, a riconoscere la tua forza, a sederti con la ferita senza fuggire. E il messaggio mistico che si cela dietro il labirinto dell'illusione è che tutto ciò che appare veleno diventa medicina, se lo accogli come insegnamento sacro. Quindi la tossicità ti ha mostrato dove sei fragile, dove sei attaccata e soprattutto dove sei pronta a rinascere. Uketamo. Io non è che accetto le mie fragilità, io le amo le mie fragilità, perché ciò che in questo sistema, in questo Kali Yuga è visto come problema, è visto come male, è visto come malattia, è visto come problema, e sono un po' così, tendo a isolarmi a un problema, sei asociale, sei, ok? Ciò che in questa società è visto male, malattia, è tutto ciò che ti può salvare, per te che sei risvegliato. Perché sono i tuoi più potenti alleati. La forza che ti guida nel cammino Ctonio è il tuo amante mistico, il tuo daimon, la divinità interiore che ti accompagna passo dopo passo e ti sussurra che le pause del cuore, i movimenti del tuo cuore, i silenzi del mondo, la vacuità, il vuoto, sono quel labirinto entro il quale tu cammini con forza e con il suo supporto, trasformando ogni lama in luce, ogni ferita in gioia, ogni illusione in verità. E alla fine di questo viaggio ciò che resta non è rabbia, non è rimpianto, non è paura, ma un cuore che sa gioire di se stesso. Un'anima che ha danzato tra i due opposti, che ha abbracciato le acque profonde del sentire e ora sa creare cerchi d'amore, intimità e saggezza autentica. Quindi la tua trasformazione è completa quando, vedendo la tossicità non più come nemica ma come maestra, e riconosci che la guida invisibile ti ha condotto verso la piena realizzazione del tuo potere interiore, della tua libertà e della tua gioia. Wow, ragazze mie, ragazzi, non aggiungo altro. Qua è forte anche fare la meditazione, quelle sul canale sempre, chi fa la pratica di 21 giorni già lo sa, chi fa le masterclass, ho fatto le masterclass con me, sapete qual è il cammino. E soprattutto il rituale 7 leggi dell'amore per le mie ragazze e ragazzi delle masterclass, la danza del piacere, il rituale erotico della Kundalini, la danza del piacere, e anche la morte mistica e le due meditazioni sulla bellezza. Voglio essere selvaggia o selvaggio autentico, è quella dove riscopri proprio la bellezza interiore, farà impazzire il mondo, quella meditazione lì, ok? Ragazzi e miei ragazzi, stupendo, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.